Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna del mistero. Oggi parliamo di Atlantide, un mito o forse una realtà dimenticata, qualcosa che affonda le proprie radici nelle culture più antiche, nei popoli più antichi, nei miti delle popolazioni che si sono in qualche modo susseguite nell'arco del tempo, ma che hanno sempre lasciato traccia di qualcosa e di qualcuno che li ha preceduti. In tutto il mondo vengono citati sostanzialmente da tutte le antiche culture, da tutte le antiche civiltà, anche quelle che magari non esistono più e di cui abbiamo trovato in qualche modo delle tracce. È sicuramente conosciuta con tanti nomi, ovviamente in alcuni casi differenziano tra loro solo e esclusivamente per quanto concerne il linguaggio, come per esempio Atlantide, Atlantis in inglese, ma di fatto è conosciuta con altri nomi molto simili, come per esempio Aztlan, e in molte culture viene associata ad altre civiltà antiche con altri nomi o addirittura si pensa che siano la stessa cosa, come per esempio la famosa città di Eldorado, la famosa città di Shambhala e così via discorrendo fino ad arrivare al regno di Agartha o Agarthi. E naturalmente parlando di civiltà perduta andiamo in qualche modo a entrare anche nella questione dei continenti perduti, delle terre scomparse o in altri ambienti dette anche invisibili, come per esempio l'isola di Avalon, l'antica Thule, oppure l'Olimpo, e per lo più sede appunto degli dei e dei creatori dell'umanità. Atlantide quindi viene identificata in molti luoghi, in molti modi differenti. Ci sono teorie che parlano di Atlantide nel Nord Africa, in Egitto, in antica Grecia, quindi nella zona dell'isola di Creta, per esempio, altre che lo vedono in Sardegna, quelle più, diciamo, avanzate la vedano in Antartide oppure in un continente scomparso in mezzo all'Oceano Atlantico. Ma ci sono tante altre civiltà scomparse che hanno subito in qualche modo la stessa storia, hanno le stesse caratteristiche, come per esempio il continente perduto di Mu, la Lemuria, il Botswana, eccetera, eccetera. Ora, stiamo anche per esempio, la Thule che faceva parte di Asgard, ma entriamo lì poi in merito a cose che magari ci allontanano un poco da quello che è lo scopo della live di oggi, cioè di raccontarvi quelle che sono le tre storie principali che riguardano l'antica Atlantide. Naturalmente senza nulla togliere a tutte le altre ipotesi, alcune delle quali le abbiamo già magari accennate o discusse in altre live, come quella per esempio dell'Antartide, ma magari non mancherà occasione di riaffrontarle con maggiori dettaglio, con delle novità, così come anche altre teorie come quella per esempio della Sardegna, quella dell'Africa, eccetera. Ma oggi io mi incentrerò su 5 elementi portanti di questa discussione. I primi tre che sono praticamente le principali teorie appunto su Atlantide e poi accennerò ad alcune cose attraverso degli articoli che ho trovato molto esaurienti e interessanti sull'occhio del Sahara e sulle connessioni dell'Atlantide con la Sfinge egizia. Questo anche in preambolo di una live che non so se avete magari già intravisto o proprio visto sul canale, che è programmata per la fine di marzo, che riguarderà la piana di Giza e il mistero dello Zep Tepi. Quindi vi preannuncio anche questa importante live che verrà fatta con un importante scrittore e
ricercatore che si occupa appunto di queste tematiche. Allora, bando alle ciance, la storia di Atlantide che noi conosciamo oggi viene essenzialmente a galla attraverso due scritti di Platone. Chi si interessa dell'argomento lo conosce, quindi sa quali sono le origini di Atlantide, e sono il Crizia e il Timeo. Uno in particolar modo dei due è molto descrittivo, anche se incompleto, e ce ne parla in un modo tale che sembra quasi che chi sta all'origine del racconto abbia realmente avuto la possibilità di vedere questi luoghi e di conoscere questa cultura. Quindi cominciamo con l'argomento principale, ovvero le tre principali teorie. Vi farò vedere nel frattempo l'articolo da cui leggo e prendo spunto per naturalmente la puntata. Il mondo perduto, isola di Atlantide, ha portato intrighi e continue congetture per secoli, e questo l'abbiamo visto. Si dice che la leggenda di Atlantide sia stata tramandata dal filosofo greco Platone, che raccontò la storia di un paradiso abitato da potenti principi che dominavano il Mediterraneo con pugno di ferro. Tra l'altro, in questo contesto non dobbiamo dimenticare che ci sono alcune importanti figure, come quella per esempio dei tritoni, ovvero degli uomini pesce, per intenderci come le sirene, ma con un aspetto decisamente più umano, e del dio Zeus, che faceva del dio, scusate, non mi viene il nome in questo momento, non Zeus, quello del mare. Vabbè, mi avete capito, io oggi sono ancora un po' in fase di ripresa e stanco. Il dio del mare che praticamente domina Atlantide, la comanda, adesso sono dedicati i suoi principali templi, e ovviamente quindi tutta la cultura di Atlantide si svilupperebbe in particolar modo con la connessione con il mare. Tuttavia, gli Atlantidei furono cacciati dai terremoti europei, furono cacciati dalle terre, correzione, proprio la traduzione fa pena di Google, e furono cacciati dagli europei, dagli ateniesi, dai loro alleati, e dovettero ritirarsi nella loro isola natale. Questo è quello che viene ufficialmente detto. Ma in seguito ad una serie di terremoti la loro poi isola in seguito sarebbe stata inghiottita dal mare. Qui c'è la prima cosa che ovviamente è in contrasto con la logica, in quanto se il dio del mare addirittura era colui che regnava su questa terra, era la divinità principale che veniva adorata, e questa era una terra rigogliosa, una civiltà avanzata, addirittura secondo molte teorie più avanzata della nostra, perché terremoti, maremoti l'avrebbero sconquassata e poi il mare l'avrebbe inghiottita? Sembra quasi essere una contraddizione di fatto. Sebbene la storia non sia mai stata smentita, molti continuano a insistere sul fatto che si tratti di un mito. Tuttavia, ovviamente, se la vediamo dal lato opposto, direbbero che è il contrario, che mentre la storia l'ha smentito il mito, ancora c'è chi si ostina a sostenere che non sia soltanto un mito. Tuttavia ci sono molte immagini associate che si dice rappresentino la città, riprese in film come Aquaman e altri, che mantenendo la storia di Atlantide costantemente nella mente fino ai giorni nostri, quindi sempre vivida. E naturalmente non dobbiamo dimenticare lo storico film dell'uomo di Atlantide, che era una ricostruzione, tra l'altro, della città basata proprio sugli scritti platonici. E anche una storia resa popolare dai videogiochi, vengono citati Assassin's Creed, Odyssey, dove è possibile visitare Atlantide in un formato digitale. Aggiungo una cosa che, non so, per gli appassionati di videogame, naturalmente, ci fu un periodo
che c'era disponibile un videogioco che si chiamava, credo, Face of Atlantis, Indiana Jones Face of Atlantis, uno dei primi videogiochi con una grafica vettoriale che permetteva di compiere una investigazione sullo stile di Indiana Jones e arrivare addirittura tramite una serie di indizi che permettevano di girare per tutto il mondo attraverso l'ultimo trovato proprio nell'isola di Creta, che si suppone avesse una connessione importante con il popolo di Atlantide, e di conseguenza arrivare in un'Atlantide sotterranea, sommersa, effettivamente tecnologicamente avanzata, ma non secondo i nostri criteri, ma con un avanzamento tecnologico, diciamo, parallelo. Faccio un esempio pratico: per esempio, al posto dei robot c'erano degli uomini meccanici, che era una cosa un po' diversa, e avevano degli scopi difensivi, una cosa che è stata ripresa anche nel nota animazione Disney di Atlantide, appunto. E questa giusto per diciamo farvi notare come il cinema in qualche modo riesce a tenere vivo il tutto. Ma andiamo ovviamente alle notizie. La città perduta è presente, vabbè, qua fa un elenco di altre cose, a noi non ci interessa. Questa continua quindi rivisitazione della storia, sia sullo schermo che in formato digitale nei giochi, alimenta ulteriormente il mito. Ma mentre questi sono media fatti per emozionare e intrattenere, quali sono le teorie che hanno qualcosa in più rispetto all'immaginazione di un registro o di uno sviluppatore di giochi? Di seguito ne diciamo 3. Diamoci un'occhiata. Uno dei pensieri più recenti sulla storia dell'isola ruota attorno alla scomparsa dei Minoici, e questa è la cosa per me più importante, e che è quella che dà origine a tutto il mito di Atlantide. Tutto il resto delle ipotesi e delle teorie effettivamente nascono da studi personali, da ricerche personali che magari in qualche modo hanno avuto dei riscontri, ma questi riscontri comunque magari non tengono conto proprio delle cose scritte su Atlantide. Ovviamente i Minoici, che vivevano nell'isola di Creta, erano proprio i cretesi a tutti gli effetti, che dominavano mezzo Mediterraneo, incluso la Grecia antica, prima dell'avvento dei veri e propri greci, che poi erano gli Achei, e che comunque erano quelle popolazioni che abbiamo conosciute come Ioni, Dori e Corinzi, e vivevano praticamente anche nella zona vulcanica di Santorini, che in questo periodo tra l'altro sta facendo temere e sta facendo tornare a parlare di sé, che in precedenza era conosciuta come l'isola di Tera. Si pensava che fosse la civiltà dominante circa 4.000 anni fa, che eresse palazzi opulenti e costruzioni, strade lastricate, eccetera, eccetera. Tuttavia, improvvisamente scomparve dalla faccia della terra. Come credono gli storici, e questo è un dato importante perché parliamo di storia, un enorme terremoto intorno al 1600 a.C. innescò un'eruzione vulcanica dell'isola di Tera, e i successivi tsunami spazzarono via le città sull'isola. Aggiungerei che l'eruzione stessa ha spazzato via 2/3 dell'isola stessa, perché oggi quello che conosciamo noi come Santorini in realtà è solo una porzione diciamo esterna dell'isola, divisa in due, ma manca il corpo dell'isola, che si è disintegrato appunto nel 1600 a.C. Quindi, piuttosto che la sua scomparsa di un'isola, la storia riguarda più la scomparsa della civiltà, e su questo mi trova completamente d'accordo, anche perché sarebbe, secondo me, un po' riduttivo pensare che un'intera civiltà si sviluppi su una piccola isola come quella di Santorini e possa dominare l'intero Mediterraneo con una popolazione che, per quanto avanzata, evoluta, potente, diciamo, aiutata direttamente dagli dei, poteva avere una popolazione di forse 10.000 persone, 20.000 persone, non di più, e mi sembra anche molto esagerato per
le dimensioni dell'isola e le sue caratteristiche. Secondo una seconda teoria, Atlantide faceva parte dell'attuale Spagna. Vediamo insieme questa teoria. Utilizzando registri storici e dati satellitari, Merlin Burrows, una società di ricerca terrestre e marittima con sede nel Regno Unito, ha suggerito di aver trovato la posizione del sito leggendario. Il CEO della società ha indicato che in base alle letture di Platone avevano individuato diversi indizi archeologici che indicavano che Atlantide si trovava al largo della costa spagnola. Hanno testato il materiale trovato sul sito e hanno annunciato che l'analisi affermava che aveva 10-12.000 anni. Qui apro e chiudo una parentesi. In realtà di questo sito se ne è parlato tanto nel periodo della scoperta e fu annunciato che ci sarebbe stato un incredibile annuncio e che questo annuncio avrebbe gettato una nuova luce sull'esistenza di questa civiltà e naturalmente ci avrebbe in qualche modo portato a comprendere forse le origini delle civiltà del Mediterraneo come i greci per esempio, anche gli stessi egizi, eccetera. E questo perché veniva retrodatata come civiltà ad un periodo praticamente molto vicino a quello del diluvio universale. Ne conseguiva che la stessa civiltà poteva essere stata spazzata via proprio dal diluvio universale. E questo in qualche modo dava ragione ai miti che dicevano che Atlantide sprofondò dopo essere stata devastata e sconquassata da terremoti, ma soprattutto da maremoti che logorarono le coste di questa terra, si aprirono dei varchi che portarono a delle inondazioni all'interno e devastarono tutta l'isola, tutta la civiltà, finché questa non sprofondò negli abissi, venne completamente distrutta e sommersa e i pochi superstiti si sparsero per il mondo, portando qua e là sprazzi di conoscenza e di civilizzazione, in un momento in cui l'uomo era stato decimato, ed è un dire molto, molto positivo, perché in realtà era stato più che decimato, e aveva perso la stragrande maggioranza delle proprie conoscenze e delle proprie caratteristiche di civiltà. Quindi questi superstiti poi avrebbero in qualche modo portato la civilizzazione atlantidea con alcuni dei suoi segreti e avrebbero fondato in queste aree dove veniva portata questa cultura delle aree templari, delle aree monumentali e lì sorgevano le civiltà che poi raggiunsero il loro apice tra il 5000 a.C. e l'anno zero sostanzialmente, ma in alcuni casi anche molto in precedenza, cercando di lasciare dei resoconti artistici all'interno dei monumenti, come per esempio a Göbekli Tepe, che in qualche modo servivano da monito per far sapere nel futuro a chi avesse ritrovato questi templi con le iscrizioni, con i disegni, eccetera. Più che disegni in realtà si tratta di petroglifi o di vere e proprie sculture, quindi bassorilievi, eccetera. Questa storia ormai dimenticata, come se ci fosse stato un grande reset che potremmo diciamo etichettare come un vero e proprio maremoto globale, che ha appianato tutto quello che c'era e ha creato, diciamo, un nuovo mondo, tra virgolette, su cui far rinascere nuove civiltà, un nuovo avanzamento tecnologico, un nuovo sviluppo, nuova conoscenza. E naturalmente il tutto riguarda anche l'agricoltura, l'allevamento, che proprio in quel periodo emergono dal nulla inspiegabilmente e che hanno un mistero in sé, soprattutto a livello di agricoltura, per quanto riguarda alcune piante, come possono essere per esempio il grano, eccetera, che in realtà non sono naturali, ma che proprio è una loro caratteristica essere geneticamente composte, quindi potremmo dire che
in realtà non esiste un grano che non è OGM. Non mi fraintendete, naturalmente non sto dicendo che è come quello attuale schifoso prodotto industrialmente, ma semplicemente che è stato prodotto anche quello, solo che era stato prodotto in un modo tale che era compatibile con la natura e con l'organismo umano. Chiusa questa parentesi, ritorniamo alla questione principale e vediamo che si parla nuovamente della teoria antartica. Il libro di Charles Hapgood, Earth's Shifting Crust, ipotizzava che circa 12.000 anni fa la crosta terrestre si fosse spostata. Ciò aveva spostato il continente che conosciamo come Antartide da una posizione piuttosto distante da dove lo conosciamo oggi. Nella sua posizione precedente una civiltà prosperava, ma il repentino spostamento verso un clima più freddo aveva seppellito gli abitanti e l'isola in strati di ghiaccio. Ciò potrebbe essere vero in base alla misteriosa struttura che è stata trovata poco meno di un decennio fa, che dovrebbe essere questa che vediamo sulla neve, che ricorda altre strutture. Ne abbiamo già parlato nella live con Roberto Lombardini di qualche tempo fa sull'Antartide. Ora, devo interrompere questa connessione e farne un altro. Allora, andiamo all'occhio del Sahara. Questa che vedete è una cosa che oggi viene associata spesso ad Atlantide. Di fatto, quindi, siamo davanti a qualcosa che, guardandola così, mettendola accanto a una illustrazione rappresentativa del come poteva essere Atlantide, effettivamente potrebbe somigliarci parecchio. E da qui nascono tante teorie, tante speculazioni. Innanzitutto dobbiamo capire che il luogo è la catena dell'Atlante, quindi si trova nel nord-ovest africano, e secondo molti studiosi Atlantide avrebbe preso il nome proprio dalla catena dell'Atlante o viceversa, e quindi c'è una connessione storico-geografica. Per secoli la leggenda di Atlantide ha catturato l'immaginazione delle persone in tutto il mondo. La storia della civiltà avanzata che affondò nell'oceano, quindi dando per scontato che fosse l'Oceano Atlantico, è stata oggetto di numerosi libri, film, documentari, eccetera. Sebbene siano state proposte molte teorie sulla posizione di Atlantide, nessuna è stata dimostrata alla fine vera. Tuttavia, un luogo che ha attirato molta attenzione negli ultimi anni è l'Occhio del Sahara, noto anche come struttura di Richat. Alcuni ricercatori ritengono che questa misteriosa formazione geologica in Mauritania potrebbero essere le rovine di Atlantide. Questa è quella che vediamo. Quindi partiamo dal fatto che ufficialmente è una conformazione geologica. L'Occhio del Sahara è una grande formazione geologica circolare visibile dallo spazio. Misura circa 30 miglia di diametro. È enorme, ragazzi. E si trova nel deserto del Sahara. La formazione fu scoperta negli anni 60 da geologi francesi che stavano conducendo un'indagine nella zona. Erano incuriositi dalla forma circolare della formazione e dalle sue caratteristiche geologiche uniche. Nel corso degli anni l'Occhio del Sahara è stato oggetto di molte speculazioni e dibattiti. Alcuni ricercatori credono che sia stato creato dall'impatto di un meteorite, mentre altri pensano che si sia formata per erosione. Tuttavia, un numero crescente di persone sta iniziando a credere che l'Occhio del Sahara sia in realtà ciò che resta di Atlantide. Uno dei motivi principali per cui l'Occhio del Sahara è considerato una possibile ubicazione di Atlantide, fatta da Platone, la città era circolare, circondata da anelli concentrici di acqua e terra. Anche le dimensioni della città erano molto grandi, con un diametro di circa 23 miglia. L'Occhio del Sahara ha all'incirca le stesse dimensioni della città di Atlantide, descritta da Platone. Un altro fattore che supporta la teoria secondo cui l'Occhio del Sahara è Atlantide è il fatto che si trova vicino alla costa dell'Africa.
Secondo il racconto di Platone, Atlantide si trovava oltre le colonne d'Ercole, il che si credeva fosse un riferimento allo stretto di Gibilterra. L'occhio del Sara si trova nella stessa area generale dello stretto di Gibilterra, il che conferisce una certa credibilità alla teoria secondo cui potrebbe essere, appunto, Atlantide. Oltre alla sua posizione e dimensione, l'occhio del Sara ha anche alcune interessanti caratteristiche geologiche che potrebbero essere interpretate come prova di un'antica civiltà. Ad esempio, ci sono diversi anelli concentrici all'interno della formazione che potrebbero essere interpretati come resti di muri o altre strutture. Ci sono anche alcune insolite formazioni rocciose all'interno dell'occhio del Sara che potrebbero essere interpretate come resti di edifici o templi. Naturalmente ci sono anche molti scettici che contestano la teoria secondo cui l'occhio del Sara sia Atlantide. Alcuni sottolineano che non ci sono prove concrete a sostegno della teoria e che si basa puramente su speculazioni. Altri sostengono che le caratteristiche geologiche della formazione possono essere spiegate da processi naturali e non indicano necessariamente la presenza di un'antica civiltà. Nonostante lo scetticismo, l'idea che l'occhio del Sara sia Atlantide continua ad affascinare le persone in tutto il mondo. Molti ricercatori continuano a studiare la formazione nella speranza di trovare più prove a sostegno della teoria. Se l'occhio del Sara sia in realtà i resti di Atlantide potrebbe non essere mai noto con certezza, tuttavia le speculazioni e il dibattito che circondano la formazione sono una testimonianza del fascino duraturo per la città perduta e il mistero del mondo antico. Sebbene l'idea di Atlantide si trovi nell'occhio del Sara resti un argomento di dibattito, non si può negare che la formazione sia uno spettacolo straordinario da vedere. Non ci sono dubbi. Le sue caratteristiche geologiche uniche e la sua forma insolita hanno catturato l'attenzione di geologi, ricercatori e viaggiatori. Ora, qui mi fermo con questa parte, diciamo, della storia, perché mi interessa dire la mia, cioè aprire ad una nuova ipotesi che non viene vagliata, e mi meraviglio che non venga vagliata, ma da un'altra parte non mi meraviglio perché magari chi ci ha pensato ha paura a esprimere questa possibilità e a mettersi in gioco. Poniamo caso che l'occhio del Sara sia realmente, e io penso che sia così, una struttura geologica o una struttura dovuta alla manipolazione, diciamo, della materia del luogo con un impatto meteoritico. In entrambi i casi, ciò non toglie che questa potesse essere stata diciamo, utilizzata nel tempo da un'eventuale civiltà come luogo per costruire la propria città che non esiste più e che per ragioni puramente legate alla struttura geologica e alla diversità delle strutture superficiali che potevano essere costruite da una civiltà, gli eventuali cataclismi hanno spazzato via ciò che ci stava in superficie, lasciando soltanto la nuda e cruda area geologica. Questo potrebbe benissimo essere in qualche modo provato facendo dei sondaggi, non quelli con domande e risposta naturalmente, ma quelli del terreno, in cui si andrebbe a cercare in tutte le zone desertiche limitrofe, sotto la sabbia a gran profondità, resti di una civiltà e naturalmente di pietre scolpite, monumentali, eccetera. Se effettivamente siamo davanti ad un cataclisma che è riuscito ad affondare isole e a spazzare dalla faccia della terra la civiltà umana, lasciando pochi superstiti, perché dubitare che un'intera città non sia stata spazzata letteralmente dalle onde e che tutto quello che vi trovava in superficie è stato portato via altrove a distanza, così come avviene spesso con i maremoti? E tutto ciò su cui si basava quella civiltà, quel resto di quella città, è rimasto perché si tratta di terreno invece solido e ben, diciamo,
ben sostenuto a livello di durezza dei materiali e via discorrendo. Questa secondo me è un'ipotesi che non viene tenuta proprio in considerazione, ma che è quella invece più probabile qualora volessimo realmente individuare in quell'area dell'Africa Atlantide. Andiamo quindi alla terza questione che volevo affrontare nella giornata di oggi. Sulla Sfinge di Giza. Infatti, secondo alcuni ricercatori, ci sarebbero dei veri e propri legami con l'antica cultura, l'antica civiltà di Atlantide. Vediamo cosa ci dice quindi questo articolo. In Egitto troviamo uno dei monumenti più enigmatici del mondo. Su questo non ci piove nulla da ridire. La Sfinge di Giza ha sempre suscitato un gran mistero tra gli interessati all'egittologia, ma non solo, direi. Questo monumento figura in pietra calcarea che guarda esternamente a est dove sorge il sole, ha sempre suscitato la nostra più profonda curiosità. L'hanno davvero costruita gli egizi o l'hanno trovata lì proprio come noi? E magari l'hanno modificata, aggiungerei. Sembra che abbia qualcosa in comune con le adiacenti piramidi di Giza e non esiste alcuna iscrizione che la identifichi con il suo costruttore, e questa è un'anomalia per gli egiziani. Tra il 1816 e il 1818 il capitano Giovanni Battista Caviglia eseguì le operazioni di scavo della Sfinge e dei templi che si trovavano intorno ad essa. La sua vicinanza alle piramidi, come quella di Chefren, ha rapidamente messo in relazione il mistero della Sfinge con la figura di questo faraone della quarta dinastia, sostenendo che il volto della scultura è in realtà quello dello stesso Chefren. Da quel giorno fino ai nostri giorni l'idea che la Sfinge appartenga all'epoca del faraone Chefren è rimasta invariata, parlando per gli egittologi accademici, naturalmente, per gli studi scolastici, e non ha voluto proporre altre teorie che non fossero queste. La Sfinge è costruita su un unico blocco di pietra naturale e misura 57 metri di lunghezza e quasi 20 metri di altezza. Come abbiamo detto prima, non ci sono informazioni sulle sue origini. L'unica menzione scritta della Sfinge risalente all'antichità è quella dello storico e geografo greco Erodoto. È sempre i greci che riportano queste cose del passato, il quale non accenna al fatto che i faraoni della quarta dinastia, Cheope, Chefren e Micerino, furono i costruttori della Sfinge né delle piramidi di Giza. Pertanto non esiste alcuna prova scritta che i suoi creatori fossero gli egiziani. Ci sono invece indicazioni che la Sfinge fosse stata creata prima. Scavando attorno alla grande piramide, l'archeologo francese Auguste Mariette trovò una veglia in cui si poteva leggere, sarà una stele praticamente: Gloria Horus Medied, re dell'Alto e Basso Egitto, Jufu, dotato di vita, ha trovato il tempio di Iside, signora della piramide, accanto al tempio della Sfinge, a nord-ovest del tempio di Osiride, signore di Rosetau. Ha costruito la sua piramide accanto al tempio di questa dea e ha costruito la piramide della figlia reale Anuzen accanto a questo tempio. Credo che questo scritto parli chiaramente, perché dice che c'erano già un tempio dedicato a Iside, signora delle piramidi, e accanto al tempio di Iside c'era la Sfinge, a nord-ovest del tempio di Osiride, signore di Rosetau, e che le piramidi sono state costruite al tempio della dea e della figlia reale Anuzen, accanto al tempio. Ora, noi sappiamo che la Sfinge ha un impianto tutto sotto costruito in profondità, che è stato effettivamente definito il tempio di Iside, oltre ai templi circostanti.
Quindi sappiamo che tutta quella costruzione parzialmente sotterranea, per non dire più della metà sotterranea, erano dedicati agli dei principali e primordiali egizi ancor prima che nascesse, diciamo, la civiltà egizia come noi la conosciamo e raggiungesse l'apice culturale e di costruzione, capacità costruttiva architettonica e quindi anche delle piramidi. Ora, non mi interessa entrare in merito alla questione delle piramidi, se sono realmente egizi o meno, ma non credo che lo siano. E quindi significa che effettivamente trovarono lì, quando arrivarono sul posto per edificare, questi templi e questa scultura. Questa è la stele nota come inventario di Estela. Si legge chiaramente che Cheope, cioè Jufu, trovò una piramide consacrata a Iside e un tempio con la Sfinge. Quindi ci mostra che queste costruzioni sono antecedenti a ciò che la storia ufficiale vuole farci intendere. Ma questa interpretazione non è mai stata presa sul serio dagli storici egiziani, perché non gli conviene. Perché significherebbe ammettere che la storia da loro raccontata per così tanto tempo non ha solide fondamenta. Aggiungo, potrebbe essere rivoluzionata e messa in discussione. La leggenda narra che prima di essere proclamato faraone, con ben poche probabilità di diventarlo, Tutmosi IV si addormentò all'ombra della testa della Sfinge, che a quel tempo era l'unica parte che emergeva dalla sabbia. Tutmose sognò che il dio Oremachet gli apparve e gli disse che se avesse liberato la Sfinge, che gli era stata consacrata molto tempo prima, allora gli avrebbe concesso il potere e il governo dei due regni, Alto e Basso Egitto. Quando fu proclamato faraone, Tutmose IV ordinò che questo sogno fosse registrato sotto forma di sigillo faraonico ai piedi della statua monumentale di Giza. In mezzo a tutte queste spiegazioni sull'origine del suo mandato del faraone, Tutmose IV non menziona nemmeno una volta Chefren come autore della scultura. E stiamo parlando di un testo egizio di un faraone che dovrebbe conoscere molto bene la storia del suo regno. Nei primi anni 90 John Anthony West cominciò a mettere in discussione la datazione della misteriosa Sfinge, ottenne tra l'altro dei grandi risultati e scrisse dei libri veramente eccezionali. Analizzò le tracce di erosione che si trovano sulla superficie della monumentale costruzione e giunse a conclusioni tutt'altro che sorprendenti e difficili da assimilare. West, in collaborazione col geofisico Thomas Dobeki e il geologo Robert Schoch, che diventa famoso insieme a Graham Hancock più o meno nello stesso periodo, e a Robert Bauval, Robert Schoch dell'Università di Boston ha condotto un'analisi approfondita della roccia calcarea della Sfinge, concludendo che l'erosione era il prodotto della pioggia. E ora la domanda sorge spontanea. Quando potrebbe piovere in Egitto? Nel deserto del Sahara? La risposta è fondamentale per la datazione della gigantesca statua, come avrebbe dovuto essere prima dei cambiamenti climatici, ovvero nel 13.000 a.C. E questa è una cosa altrettanto importante. Ora, se ci riesco, vi faccio vedere due cose le devo un attimo recuperare, quindi datemi un secondo di tempo, perché una, eccola qua, una l'ho trovata molto più rapidamente di quanto pensassi. Questa che state vedendo, vediamo se ve la posso ingrandire un poco, più di così non si può ingrandire, è una teorica illustrazione che è stata fatta da alcuni ricercatori che dubitano che non solo che la vera forma della Sfinge sia quella che conosciamo noi, ma non sono d'accordo sul fatto che rappresenti un leone, ma che rappresenti invece la figura di Anubis, cioè la stilizzazione di un coyote.
e effettivamente le proporzioni rispecchierebbero proprio quelle di un canide e non di un felino come un leone. Ma questo avrebbe anche un senso, perché il rapporto tra il dio Anubi, Iside, Osiride era importante, profondo e significativo. Vediamo se riesco a farvi vedere un'altra notizia di cui avevo accennato qualche giorno fa in un'altra live, che si va a inserire in questo contesto e che mi apre in qualche modo, diciamo, il discorso che voglio fare in conclusione, diciamo, di questa live su Atlantide. Mi sa che devo scorrere parecchio indietro, nel frattempo state vedendo immagini del mio profilo, eccola qua. Allora, qualche tempo fa un ricercatore, di cui tra l'altro abbiamo visto un video qui sul canale, che si chiama Jordan Crowder, che ha anche un canale TikTok molto attivo, racconta la sua ipotesi, che è basata sui racconti di Edgar Cayce e che sono collegati alla figura della Sfinge. E questa cosa riporta alla discussione sulla questione della connessione tra antico e attuale attraverso la fondazione delle Space Force statunitensi, poiché viene raffigurata nell'immagine, questa che state vedendo è una delle immagini degli stemmi, no? Delle Space Force statunitensi, che riporta la testa della Sfinge che esce dal pianeta Terra e guarda una stella. Ricordiamoci che la Sfinge effettivamente guarda una stella e si dice che questa stella sia Regulo. Guarda caso, la Sfinge delle Space Force guarda proprio verso Regulus. Sarà una coincidenza o non sarà una coincidenza? Secondo alcune teorie che stanno emergendo, ci sarebbe una connessione tra questa stella e il nostro mondo e le antiche civiltà. Forse, magari, si tende comunque a cercare una connessione tra un'antica civiltà terrestre, come potrebbe essere quella atlantidea, e il suo passato ancestrale, diciamo, vicino alla stella Regulo, comunque con stella Regulo come punto di riferimento. Ora, tralasciando la connessione stellare che ci porterebbe a pensare che gli Atlantidei che vissero sulla Terra in realtà non erano terrestri, e quindi si aprirebbe uno scenario ancora più confuso, ancora più mitologico e ancora meno ricco di prove, eccetera, ma è comunque interessante, perché tutto quello che sappiamo e tutto quello che pensiamo a livello mitologico di Atlantide ci porta a pensare che non sia stata soltanto una civiltà erudita ed evoluta in un senso del contesto storico in cui si trovava, ma che addirittura in alcuni campi, almeno la propria evoluzione scientifica, tecnologica, si è arrivati a dei livelli che solo oggi possiamo dire di aver raggiunto, e addirittura per certi versi forse con una conoscenza ancora più profonda di determinate cose come l'astronomia, come la filosofia e via discorrendo. E questo spiegherebbe anche le conoscenze che sono apparse improvvisamente in giro per il mondo dopo il periodo del diluvio universale. Questo sicuramente, quindi poi mettendo i vari tasselli insieme, sembra effettivamente di vedere che alcune teorie potrebbero indicare delle storie, almeno in parte, vere. Qual è l'ubicazione di Atlantide ad oggi non lo sappiamo, perché non ci sono neanche certezze della sua esistenza. Sicuramente serie televisive come Stargate Atlantis, film moderni come quelli della DC Comics, con Aquaman, personaggi di questo tipo, sicuramente hanno riacceso nuovamente il carburante che spinge tutte le teorie su Atlantide.
Ritengo che tra tutte le cose, diciamo, a livello cinematografico che in qualche modo hanno cercato di comunicarci qualcosa di Atlantide, le più importanti siano quelle che ci sono arrivate attraverso romanzi, poi diventati film e serie televisive come 20.000 leghe sotto i mari e soprattutto Viaggio al centro della Terra, dove si parla espressamente di ritrovamento di rovine di una civiltà perduta che prima si trovava in superficie e che è sprofondata attraverso gli oceani nel sottosuolo, di cui sarebbero rimaste sepolte le vestigia. Naturalmente, quando si parla di autori di un certo tipo, come Jules Verne, si fa riferimento a conoscenze ancestrali, praticamente a conoscenze segrete tramandate solo a pochi individui, che naturalmente fanno parte di circoli ristretti, e che questi circoli ristretti siano delle elite all'interno di circoli ancora più grandi, come quello per esempio delle società segrete, della massoneria, eccetera, che appunto si tramandano generazionalmente le conoscenze legate proprio alle architetture, legate proprio all'ingegneria, alla conoscenza antica, alla simbologia, al potere simbolico, eccetera, eccetera. Torneremo a parlare sicuramente ancora di Atlantide con altri misteri, altre informazioni e ovviamente per arrivare a concludere con diciamo, la tematica di questa puntata, vorrei sottolineare come tutte le antiche civiltà sembrano avere tantissime cose in comune e tra le cose in comune non ce ne sono solo alcune, diciamo, che potrebbero essere in qualche modo lo sviluppo naturale di qualcos'altro, cioè che il risultato finale dello sviluppo naturale di una cosa deve essere necessariamente quello. E quindi in tutte le civiltà del mondo, quando si raggiunge quell'apice evolutivo, automaticamente quelle cose hanno tutte la stessa forma, lo stesso significato. Ce ne sono tante altre che invece non sono così, non è applicabile questo metodo e che le variabili sono talmente tante che se c'è appunto un risultato comune identico, ci deve essere necessariamente o un'influenza alla base che ha influenzato tutte le culture e le civiltà del mondo, magari fornendo proprio l'input iniziale o addirittura fornendo dei veri e propri progetti da realizzare, oppure siamo davanti a qualcosa che potrebbe essere spiegabile solo con un'interazione aliena e quindi con l'influenza extraterrestre avvenuta più o meno in periodi vicini ma non collimabili con un'antica civiltà. E chissà se questa antica civiltà aliena non potesse essere appunto una civiltà come quella di Atlantide, che magari sia umana ma non di questo mondo. E lì entriamo naturalmente sempre nella teoria dei criptoterrestri, che calza a pennello e che apre nuovi scenari e nuovi orizzonti. Intanto un benvenuto a tutti coloro che sono collegati, che stanno assistendo alla live o che lo faranno in differita. Vado adesso alle domande. Grazie a Bruno che si è premurato a raggiungermi per essere presente e darmi una mano con le domande, che sa benissimo che quando sono solo non ho la possibilità di andarle a vedere. E un grazie agli altri moderatori presenti. Allora, domanda di Paola. Gli Atlantidei sono nostri lontani parenti? Partiamo Paola dal presupposto che non si sa nulla e che non c'è nulla di certo. Sì, potremmo a livello anche genetico discendere in parte, solo in parte dagli Atlantidei. Secondo le teorie più accreditate, così possiamo dire, in un ceppo molto ridotto di persone con il sangue gruppo 0, superstiti di Atlantide si sarebbero ridistribuiti nel mondo attraverso tutte le coste dell'Atlantico
e avrebbero dato il via, diciamo, al gruppo zero sanguigno, mescolandolo un po' in tutte le etnie presenti in quelle aree, da cui poi attraverso il Mediterraneo sarebbe arrivato anche in tutte le coste del Mediterraneo e quindi avrebbero dato vita alle più grandi civiltà, esclusa quella praticamente cinese, quelle orientali che invece sarebbero discendenti dalle antiche popolazioni di Lemuria, e di fatto quindi saremmo davanti a un qualcosa che poi ha portato alla conoscenza architettonica, alla conoscenza ingegneristica, delle colture, della matematica, della scrittura, delle leggi che spuntano, si evolvono e nascono fondamentalmente, almeno questo è quello che finora sappiamo a livello storico, in Mesopotamia con i Sumeri. Domanda di Daniel: cosa pensi sul fatto che abbiano ipotizzato che Atlantide in realtà sia la Sardegna? L'ho sentito dire. Grazie Gabriele. Allora, questa teoria parte da diverse persone, in realtà più o meno in periodi molto ravvicinati. Quello che mi ha colpito di più della teoria di Atlantide in Sardegna è che uno dei principali sostenitori, se non addirittura il principale sostenitore, è un geologo di fama internazionale, che abbiamo visto in televisione per tanti anni trasmettere trasmissioni praticamente per i canali di Stato italiani, che in qualche modo ha dedicato veri e propri speciali a raccontare queste ipotesi, queste storie e a mostrarci dei luoghi che potrebbero quantomeno essere connessi ad Atlantide. La teoria vuole che la Sardegna e la Corsica in realtà fossero un'unica mega isola e che vi vivesse una civiltà antica che poi sarebbe la stessa che nel tempo avrebbe dato origine anche alla maggior parte dei siti archeologici della Sardegna e al popolo del mare, cioè gli Sciardana. Però qui entriamo in un contesto abbastanza complesso e mi piacerebbe affrontare questa teoria con uno degli esperti appunto della teoria stessa. In realtà di teorie ce ne sono parecchie che si vanno a legare anche alla nascita della popolazione greca, perché per esempio c'è chi individua Atlantide nel nord Europa, nell'isola di Thule, che si trova sotto la Groenlandia, sotto l'Islanda. E, e ci sono degli storici, degli studiosi che hanno elaborato l'ipotesi, per esempio, che gli antichi greci, come oggi noi li conosciamo come cultura, sarebbero in realtà dei popoli che venivano dal nord e che appunto venivano dall'isola di Thule, con la quale alcuni definiscono Atlantide o l'Avalon delle leggende britanniche, per esempio. Però, ripeto, poi lì andiamo a vagare tra una cosa e l'altra. Intanto do lo stop alle domande. Questa l'abbiamo vista. Alla domanda di Bruno. Dice che Atlantide fosse una civiltà avanzata. Quali tecnologie potrebbe aver sviluppato e ci sono indizi a supporto? Allora, che ci siano indizi a supporto, no. Che ci siano possibilità attraverso gli studi e l'applicabilità delle teorie di connessione tra il popolo di Atlantide e le altre civiltà nate dopo, ci porta a pensare che avessero sviluppato una matematica e una geometria avanzatissimi, una conoscenza astronomica avanzatissima e la connessione tra le due cose, quindi una conoscenza matematica, astronomica e geologica, tant'è vero che nei monumenti vengono riportate le misure della Terra, per esempio, che senza una conoscenza specifica della cosa sarebbe una coincidenza praticamente impossibile.
Il fatto che quindi avessero sviluppato queste tipologie di scienze fa pensare che conoscessero bene la fisica. Sicuramente non dico a livello nostro, anche se la nostra fisica ha diverse pecche, ma probabilmente c'erano andati molto vicino. Sicuramente conoscevano l'energia come fonte appunto terrestre e sicuramente se possiamo tenere in considerazione alcune opere come per esempio le pile di Baghdad, le lampade di Dendera, ponendo che siano tutte cose vere, ovviamente le pile di Baghdad sono state ritrovate, quindi quelle sono sicuramente vere. Tra l'altro c'è un video qui sul canale che trovate dedicato interamente alle pile di Baghdad e alla loro storia. Se questi reperti fossero veri, e se è vero che la civiltà egizia abbia in qualche modo ereditato e rinnescato un meccanismo di evoluzione della civiltà grazie a pochi superstiti venuti da una presunta Atlantide, possiamo dedurre che tra le varie cose che gli Atlantidei avevano sviluppato era per esempio l'uso dell'elettricità e della luce. Se consideriamo che le prime coltivazioni avvenute di grano, orzo, eccetera, avvengono proprio nell'antico Egitto ed in Mesopotamia, che spuntano da nulla, queste piante, possiamo pensare che fossero il retaggio degli Atlantidei, che quindi gli Atlantidei avessero sviluppato una conoscenza anche della botanica, delle applicazioni della botanica a livello anche di medicina, oltre che di nutrienti. Se poi andiamo a considerare anche le civiltà come quelle mesoamericane, sudamericane, e non faccio solo riferimento a Inca, Maya, Aztechi, ma anche a quelle più antiche, popolo delle Nubi, i cosiddetti Chacapoia, oppure gli Oltechi, gli Olmechi, eccetera, eccetera, ma possiamo andare ancora più indietro. Se è vero che c'è stata anche questa influenza lì in Sud America, seppur sia stata più lenta, eccetera, effettivamente questi popoli avevano sviluppato una grande conoscenza astronomica che a volte potrebbe essere scioccante per un uomo della nostra epoca, cioè sapevano che al centro della nostra galassia c'era un buco nero che loro chiamavano il Maya, per esempio. Conoscevano la ciclicità del tempo attraverso gli astri, quindi questo implica che avevano studiato esattamente come in Europa, o Nord Africa e in altri luoghi, in Nord Europa, in Giappone, eccetera, attraverso lo studio dei menhir, dei dolmen, dei cromlech, eccetera, abbiamo scoperto che pressoché tutte le antiche culture avevano delle caste sacerdotali che studiavano l'astronomia, i fenomeni astronomici, li conoscevano talmente dettagliatamente da poter costruire dei templi atti a misurare nell'arco di decenni, di secoli, addirittura forse persino di millenni, quello che gli interessava osservare, conoscendo persino la precessione stellare, conoscendo cose che oggi cominciamo a scoprire. Non dimentichiamo che ci sono anche popoli, per esempio dell'Africa, come i Dogon, che conoscevano stelle che fino a un periodo di tempo non molto addietro conoscevamo come stelle binarie, come Sirio, e loro sapevano invece che era un sistema stellare trinario, cosa che abbiamo scoperto meno, forse 10 anni fa, 12 anni fa. Adesso non ricordo, non voglio dire una sciocchezza, comunque pochi anni fa. Quindi, secondo me, questo è quello che possiamo pensare che fosse l'evoluzione scientifica e tecnologica, ovviamente monumentale, eccetera, degli Atlantidei. Io sono convinto, e non perché c'è la cinematografia o qualche testo che parla di queste cose o i videogiochi, ma sono sicuro che avessero una conoscenza almeno parziale e non tanto elettronica o cose di questo genere, perché quella non credo,
ma meccanica, un po' come gli automi di Leonardo da Vinci, dei trattati di Leonardo da Vinci, che avevano caratteristiche simili a quelle dei robot, ma erano automi, non erano robot, che era una cosa differente, e che avevano degli scopi ben precisi. Magari servivano a difendere la città o qualcosa del genere. Non dimentichiamo che i testi antichi raccontano storie dei cherubini, che erano uomini di latta enormi che sparavano dagli occhi rossi dei raggi che fulminavano le persone. Quando si va a vedere, si vanno a vedere i testi di Zaccaria Sitchin, per esempio, si scopre anche questo. Ma se non vogliamo passare dalle traduzioni di Sitchin e vogliamo andare a vedere l'epopea di Gilgamesh in una versione più letteraria, più canonica, più accademica, non è che cambi così tanto. Si parla sempre appunto di qualcosa che viene descritto che serve a difendere, che colpisce e uccide. Quindi sicuramente c'era anche una conoscenza in tal senso. E qui la domanda nasce spontanea, ma c'era una connessione con gli Anunnaki? E secondo me sì. E secondo me sì. Domanda di Eclipse. Buonasera Gabriele, Atlantide e Sirene. C'è qualche collegamento? Secondo me sì. Infatti all'inizio ho detto che una delle due cose importanti da ricordare di Atlantide era quella dei Tritoni, che poi alla fine erano Sirenidi, che erano il popolo del dio del mare, perché stasera non mi riesco a ricordare io il nome del dio del mare, che sarebbe il dio dei Tritoni, vabbè, quello col forcone. Poseidone, ecco, ricordandomi il forcone mi sono ricordato la D. Poseidone. Tra l'altro troviamo raffigurazioni occultate proprio del tridente in molte strutture architettoniche, in molte piante di città, eccetera, che ricordano in qualche modo proprio questa cosa di Atlantide. Non dimentichiamo che molte città del passato nascevano intorno ad un nucleo centrale, nascevano in modo circolare, anche se non erano strutturate con cerchi concentrici intervallati da terre emerse e acque, eccetera, però avevano una pianta che tendeva a evolversi appunto da un cerchio con strutture sempre più lontane. E quindi secondo me sì, è plausibile che Atlantide fosse un punto di connessione tra due civiltà, una che viveva sott'acqua, ovviamente un azzardo, una pura teoria basata sulla teoria dell'esistenza delle sirene, e l'altra appunto quella che viveva in superficie. E sottolineo che su questo canale trovate 2 video in cui parlo della teoria delle sirene, dei documentari sulle sirene, della verità sulle sirene, e parlo della teoria della scimmia acquatica. Andateveli a vedere se vi interessa delle sirene, perché sono abbastanza approfonditi, anche se sono dei video un po' vecchi del canale, quindi magari graficamente, eccetera, sono meno buoni, c'è un audio meno buono. Lo dico in partenza, però se guardate al contenuto va bene lo stesso. Bruno, Atlantide è sempre stata vista come una civiltà evoluta e pacifica, ma e se invece fosse stata una civiltà guerriera e pericolosa? Allora, io non credo che esista una civiltà totalmente pacifica e una civiltà totalmente guerriera e pericolosa, premessa. Ho scritto alcuni articoli anche su questo e ho fatto anche alcuni video. Per esempio, gli antichi Etruschi erano un popolo considerato pacifico, eppure avevano un esercito che prima dell'avvento dei Romani nessuno era mai riuscito a sconfiggere. E per questo furono l'unico popolo di tutta l'Europa conquistata da, come si chiamavano questa popolazione? Ve lo dico dopo. Da una popolazione che viveva nell'attuale Caucaso, nella zona dell'Ucraina, parte della Russia, eccetera. Ho fatto anche un video sulla storia di questa popolazione, molto antica. I Cimmeri credo che siano. No, non sono i Cimmeri. Vabbè, ve lo dico dopo.
e in buona sostanza conquistarono, essendo un popolo guerriero, e praticamente tutta l'Europa, e furono una delle due cause principali della fine e della distruzione di tutti i culti della Grande Madre in Europa. Ma arrivarono alle porte della zona degli Etruschi, di influenza etrusca, e non riuscirono mai a conquistare. Dovettero fare degli accordi. Questo per far capire che gli Etruschi sì, erano un popolo pacifico, non gliene poteva fregare di meno di andare a fare la guerra, ma avevano un esercito potente e riconosciuto all'epoca come tale. Quest'altro popolo, di cui non riesco a ricordare il nome, perdonatemi per questo, ma io ho veramente tanta stanchezza, erano un popolo guerriero che viveva di guerre, ma se andiamo alle origini in realtà era un popolo contadino, quindi il suo viveva di agricoltura e allevamento, finché un giorno non hanno deciso che non gli bastava più il loro terreno e hanno deciso di andarsi a prendere quello degli altri, poi quello degli altri ancora, quello degli altri ancora, e dal Caucaso arrivarono praticamente fino a metà Italia e metà dell'Europa. E questo perché secondo me non esiste una civiltà che in un modo o nell'altro, esiste probabilmente una civiltà che in determinate condizioni, in determinati periodi, può diventare particolarmente guerrafondaia perché magari non gli basta più quello che ha, o perché c'è qualcuno che comanda e che decide che possono avere di più. Quindi comunque è una questione storicamente di risorse. Oggi ovviamente la cosa è un po' diversa sicuramente. Sugli Atlantidei in specifico io penso che fossero una grande potenza militare, temuta, e se badiamo all'ipotesi della Sardegna, i popoli del mare erano temuti da tutti. Gli Shardana vengono menzionati negli annali dell'antico Egitto come popolazione mercenaria che veniva, come si dice, veniva acquisita per combattere, quindi veniva assoldata per vincere le guerre, e che aveva una flotta che non aveva paragoni. C'era la flotta dominante del mare, di tutte le potenze del Mediterraneo. Quindi questo la dice lunga su quella che era la prosperità e le intenzioni che magari potevano essere differenti del popolo di Atlantide. Gianluca, cosa pensi di quanto hanno scritto su Atlantide antropologi e studiosi del mito come Mircea Eliade e Carl Kerenyi? Allora, premessa che non ho letto il cosa ne pensano, quindi non posso risponderti in tal senso in assoluta sincerità. Ti dico che se quello che pensano e diciamo sottolinea che l'aspetto mitologico non sia assolutamente vicino a quella che potrebbe essere la realtà, io non sono d'accordo, perché purtroppo l'archeologia, l'antropologia canonica e accademiche spesso non tengono conto di quelle che sono non le prove, le ipotesi che hanno la capacità di racchiudere in sé tante di quelle cose prese di qua e prese di là, che da sole non hanno spiegazione, ma che in un contesto preciso e in una direzione precisa si allineano tutte insieme, andando a coprire proprio quei buchi storici, culturali o addirittura antropologici e, se vogliamo, anche della stessa evoluzione dell'uomo. Quindi spero di averti risposto a questa domanda, ma in specifico non posso dirti altro. Pare di ricordare qualcosa su ricerche archeologiche subacquee effettuate nell'area dell'Egeo, soprattutto dai ricercatori inglesi. Puoi dirne qualcosa? Grazie, Gianluca. Allora, queste sono domande molto specifiche. Allora, nell'Egeo ritrovamenti ce ne sono tanti. Direi che la maggior parte sono imputabili alle popolazioni greche
di prima e di dopo. Ci sono alcuni ritrovamenti che fanno innescare dei dubbi e in realtà ne volevo parlare in un'altra live, dove volevo racchiudere tutta una serie di cose che riguardano proprio i misteri di Atlantide ed eventuali ritrovamenti che riguardavano anche questa cosa dell'Egeo. Quindi ti dico semplicemente, per non anticipare nulla, che siamo davanti a delle tecnologie a volte, come potrebbe essere quella per esempio di Anticitera, che in realtà potrebbe non essere greca, ma essere il retaggio di appunto tecnologie atlantidee. Ci sono sicuramente ritrovamenti di templi e cose le cui datazioni sono ambigue, ma questo avviene in tutto il mondo, in tutte le culture e quindi è sempre nel contesto che dicevo io, potrebbe essere appunto un legame tra tutte le varie culture mondiali e quindi indicare una fonte comune, un inizio comune che potrebbe essere quello di Atlantide o di un'altra civiltà di cui magari non conosciamo nulla. Solone è il primo a far conoscere l'esistenza di Atlantide e passò l'informazione a Platone. Cosa ne pensi? Beh, allora Bruno, in realtà l'ho detto prima nella lettura, che sia stato lui il primo a dirlo, a portare all'attenzione di Platone, questo è quello che è scritto. Secondo me lì c'è un problema di fondo che non viene tenuto in considerazione, l'esistenza della Biblioteca di Alessandria. Allora, la Biblioteca di Alessandria d'Egitto era la biblioteca della conoscenza, la biblioteca dove erano racchiuse sostanzialmente le scoperte, le invenzioni tecnologiche e scientifiche di tutto il mondo e naturalmente erano anche, come posso dire, il luogo dove andare a cercare le storie dimenticate, la storia dell'umanità, tra virgolette, e tutto quello, diciamo, che era in qualche modo retaggio di un'epoca o di epoche precedenti. Poi è andata perduta la Biblioteca di Alessandria, quindi è andata perduta questa conoscenza. Non entro in merito e alle colpe, tra l'altro, del cristianesimo per la distruzione di questa biblioteca. Ci ho scritto un articolo approfonditissimo che vi invito a vedere sul mio sito internet, che vi ricordo essere www.statodiemergenza.com, il nome del sito è UFO e Misteri dal Mondo. Ma mi interessava arrivare a questo discorso della Biblioteca di Alessandria, perché è da lì che in realtà Solone avrebbe preso le informazioni. Ed è lì che praticamente le informazioni sono frammentarie, perché in realtà le informazioni passate a Platone sono troncate, cioè ad un certo punto il racconto finisce e non prosegue. È come se o il racconto finisse lì e non ci fosse una documentazione cronistorica che continuava il racconto, oppure si è interrotta il racconto da parte di chi stava facendo, quindi di Solone, nei confronti di Platone, o si è interrotta la trascrizione da parte di Platone perché, che ne so, magari è dovuto partire, è dovuto andare da qualche altra parte. Insomma, ci sono buone possibilità, secondo me, che in realtà la storia raccontata si trovasse nella biblioteca di Alessandria e che nella biblioteca di Alessandria ci fosse solo una parte parziale di questo racconto. Domanda di Davide. Può essere stata una brusca inversione del magnetismo terrestre a creare gli tsunami? Lessi che sono stati trovati, vabbè, mammut congelati con il cibo nello stomaco, come se fosse accaduto nell'arco di un giorno. Allora, Davide, intanto grazie anche a te di essere presente non solo in qualità di spettatore, ma di moderatore, quindi del tuo aiuto. Io non posso vedere la chat, quindi ti vedo qui, anche se ci siamo salutati oggi
alle 4:30 nella premiere, che a proposito invito tutti a vedere se ve la siete persa, perché parlo e spiego una cosa importante della discussione di questi giorni sugli UFO australiani, di questa scoperta scientifica eclatante che viene portata così da News Nation. Allora, può essere stata un'inversione del campo magnetico terrestre? Ufficialmente no, perché non avviene da circa 600 milioni di anni. Adesso non mi ricordo, dovrebbe essere 600 milioni di anni. L'inversione polare è qualcosa che avviene ciclicamente ma lascia dei segni. No, forse sono 600.000 anni, non 600 milioni di anni. Non mi ricordo, sinceramente, se sono 600.000 o 600 milioni. Quindi prendete il dato come possibilistico. Quindi qua stiamo parlando di 10-12.000 anni, forse 14.000 anni, ci dovrebbero essere dei segni evidenti che non esistono. Quindi escluderei questa ipotesi. Però c'è una cosa che la scienza ufficiale non vuole accettare, ma che viene discussa da scrittori che in qualche modo hanno cercato di spiegare letteralmente, traducendo antichi testi, come per esempio Zaccaria Sitchin, ma non è l'unico, che raccontano una storia un poco particolare. La storia particolare consiste nel fatto che in seguito ad un cataclisma terrestre, probabilmente generato da un cataclisma spaziale, ci sia stato un evento catastrofico che ha generato tsunami in tutto il mondo per un periodo di tempo e che questi sconquassamenti ovviamente abbiano portato a sua volta anche dei sismi e a imponenti precipitazioni, alias il diluvio universale, che però in questo caso viene visto al contrario, cioè non c'è stato prima il diluvio e poi in seguito al diluvio la sommersione di tutto e altri sconvolgimenti, ma lo sconvolgimento che ha causato poi il diluvio sarebbe stato un maremoto di proporzioni globali generato da qualcosa che avrebbe smosso l'Antartide e avrebbe fatto, diciamo, cadere, crollare, scivolare, ecco il termine più corretto, la calotta, una parte della calotta glaciale antartica di botto sul mare, e questo avrebbe portato, per una questione proprio di peso e di sisma, a uno slittamento del continente antartico più a sud. Quindi la parte della calotta polare crollata in acqua avrebbe generato i mega tsunami che avrebbero portato alla fine della palude, per esempio del Golfo Persico, che viene raccontata negli annuali sumeri, dove si cita appunto la questione degli Anunnaki, la questione dei primi arrivi dal mare, di questi che venivano considerati uomini pesce perché erano letteralmente vestiti con uno scafandro tipo pesce, che poi viene distrutta e quindi sono costretti a spostare più a nord, là dove il mare si era ritirato, cioè nell'attuale posizione del Golfo Persico, spazzando via una palude però abitabile, eccetera, che era rigogliosa, ricca, dove una civiltà si era evoluta. Lo stesso sarebbe avvenuto un po' in tutto il mondo. Questo slittamento, oltre ai cataclismi, gli sconvolgimenti, le inondazioni, eccetera, quindi portava l'Antartide ad andare in una posizione più a sud. Questo giustificherebbe il fatto che le mappe antiche mostrano una parte a nord, cioè a nord nelle mappe, che in realtà sarebbe la costa, diciamo, che sporge tra l'Atlantico e l'Indiano, dell'Antartide, che avrebbe in qualche modo sarebbe rimasta quindi scoperta dai ghiacci, mentre il continente si è spostato più a sud
questa parte scoperta dei ghiacci, che prima era una zona temperata, quindi avrebbe dato la possibilità di formarsi un habitat più idoneo alla vita, meno freddo, eccetera, ma che poi col tempo sia stato riassorbito nuovamente dal manto glaciale antartico, quindi sia stato ricongelato, ricoperto, eccetera. Per quanto riguarda la questione dei mammut, il discorso è diverso, perché i mammut congelati con il cibo all'interno sono stati trovati in Alaska e in Siberia, quindi nel nord del pianeta, quindi nel punto più lontano possibile dall'Antartide. Lì entriamo nel campo di teorie che parlano del fatto che, diciamo, quando ci sono le glaciazioni, quelle importanti, nei luoghi più estremi, quindi più centrali al punto di origine, questa glaciazione sia molto repentina e talmente fredda da congelare gli animali istantaneamente. Questa cosa l'abbiamo vista, seppur molto sceneggiata, modificata, eccetera, nel film, come si chiama? Quello in cui ci sono i cicloni giganteschi con le persone che nell'occhio del ciclone si congelano, non mi viene il nome in questo momento, successivo ai vari Armageddon di Pimpat, post-impact, eccetera, eccetera. Niente, io oggi proprio per nomi non me li ricordo. Comunque, diciamo che in questo film si vedono praticamente proprio queste scene e si spiegano come nell'occhio del ciclone, dei megacicloni che potrebbero portare al congelamento istantaneo, le temperature possono arrivare addirittura a meno 100, meno 120 gradi e quindi a congelare istantaneamente persino il carburante e altre sostanze che normalmente non vanno in congelamento. È plausibile che le colonne d'Ercole sono nello stretto di Messina? Allora, questo sarebbe stato possibile, credo che sia una teoria che è stata comunque tenuta in considerazione più volte. È una teoria semplicemente plausibile se retrodatiamo tutta la storia dei Greci, cosa che non può essere fatta, ad un'epoca in cui la Sicilia era praticamente quasi attaccata all'Africa. E cioè, stiamo parlando di un'epoca che andrebbe indietro di circa 25-30 mila anni, quindi no, non è possibile. Però mi hai fatto ricordare una cosa. C'è una spiegazione a questo che potrebbe arrivare all'epoca del Santorini. Perché quando ci fu l'eruzione dell'isola di Tera, fu talmente violenta e distruttiva che la pomice che fu sparata dall'isola di Tera arrivò fino a oltre la Sicilia, ricoprendo per un periodo di tempo parte del Mediterraneo orientale, tanto da rendere impraticabile per certi versi e in certi posti la navigazione. Sembra che col tempo questa pomice si sia, attraverso le correnti, eccetera, ammassata in alcuni punti del Mediterraneo, formando delle vere e proprie isole di pomice, e che queste isole di pomice effettivamente per un periodo di tempo possano aver bloccato la navigazione sotto la Sicilia. In quel caso, forse potremmo dire che l'unico canale di passaggio poteva essere effettivamente lo Stretto di Messina. E non a caso molte delle leggende greche si svolgevano proprio nelle coste siciliane della Sicilia del Nord, quindi nel Tirreno, come se la Sicilia del Sud non fosse praticabile, fosse terra sconosciuta.
L'apertura sulla testa della Sfinge, a cosa serviva e perché è stata chiusa? Allora, a cosa serviva non posso dirtelo e non credo che ci sia qualcuno che lo sappia. Ci sono molti ricercatori che teorizzano, uno di questi per esempio è Corrado Malanga. Vedremo se magari ci potrà dare una risposta più esaudiente il nostro ospite della puntata di marzo, appunto sullo Zep-Tepi. Allora, l'apertura in realtà presumiamo che fosse una porta d'ingresso o una porta di osservazione, poiché è collegata all'interno della Sfinge e da essa si arriva anche ad altre porte e tutte queste porte portano nella camera interna alla Sfinge e al complesso monumentale sotto di esso. L'unico dubbio che rimane ad oggi è che una di queste porte potesse essere un accesso ad una stanza segreta della Sfinge, ufficialmente ancora non scoperta. Io sono sicuro che l'hanno scoperta e l'hanno sigillata, dove erano custoditi i segreti più ancestrali dell'umanità, quindi le nostre origini, eccetera, eccetera. Secondo me, prima o poi, questa potrebbe essere una grande scoperta che non potranno più tenere nascosta. La Sfinge come astronave aliena venne ripresa anche dal comic fumetto Jeff Hawkes di Sydney Journal negli anni '70. Che pensi di questa curiosa ipotesi? Non credo che sia plausibile, la Sfinge è comunque di pietra, non è un'astronave, non conosco il fumetto, però sarebbe interessante e carino poterlo visionare. No, non credo che questa sia un'ipotesi in qualche modo fattibile. Gli alieni potevano avere gli Atlantidei come schiavi prima di noi? Non credo che gli alieni facciano schiavi, partiamo da questo presupposto. Credo che l'unica popolazione presumibilmente aliena che abbia creato uno schiavo, lo ha creato, erano gli Anunnaki. Che però ricordo essere molto simili a noi, anche come concetti esistenziali, eccetera. E la risposta che ti posso dare è che io credo che le antiche civiltà interagivano molto di più di quanto non lo hanno fatto quelle successive e ancora di meno quelle attuali con eventuali civiltà extraterrestri. Perché più andiamo nel passato, maggiore era la connessione con la spiritualità, con la terra, eccetera, maggiore era la connessione con esseri che venivano dallo spazio. E con questo non sto dicendo che erano connessioni esclusivamente positive, perché c'erano anche le connessioni negative. Per esempio, se andiamo a prendere le storie degli Hopi, parlano di vere e proprie abduction, di cose che loro ricordavano che gli venivano fatte da questi esseri che venivano dallo spazio, da sottoterra. Poi le storie sono sempre le stesse e ci dicono sempre le stesse cose, quindi si parlava di abduction sostanzialmente. Queste storie poi furono riprese dalla serie di X-File, ci furono 2 episodi bellissimi che parlavano appunto del ritrovamento di corpi alieni sepolti nelle zone sacre dei nativi americani, in una zona di riserva, eccetera. Non voglio scendere ora nei dettagli di quel racconto, dobbiamo andare verso la conclusione perché ora di cena praticamente, quindi rispondo alle ultime domande e ci salutiamo. Esistono ancora tracce di Atlantide? Maya, allora, dipende cosa si intende per tracce di Atlantide, perché come ho detto prima, molte scoperte improvvise, molte costruzioni nate dal nulla, molti linguaggi di cui ancora non riusciamo a capire un tubo, questo giusto per fare 3 esempi, potrebbero essere riconducibili ad antiche civiltà precursori che ci hanno lasciato qualche ricordo, qualche retaggio, qualche notizia scritta, per esempio come alla Biblioteca di Alessandria e via discorrendo. Ce ne sono altri che secondo me possono essere
dedotti solo esclusivamente da alcune persone con mentalità aperta che realmente si occupano di studiare e di comprendere certi enigmi della storia. Uno di questi potrebbe essere, per esempio, anzi questo sicuramente, è Graham Hancock. Un altro era Robert Duval, che purtroppo si è ammalato e quindi non fa più vita pubblica. E un altro era Scott, ma ce ne sono tanti altri che potrei citare. Anche Peter Colosimo era uno di questi. Gente che ha visto oltre l'archeologia, oltre l'antropologia, oltre la scienza, oltre le implicazioni e via discorrendo. Quindi prove però concrete e reali che possono in qualche modo confermare, diciamo, che allo stato attuale non ce ne sono ancora. Ultima domanda. Gli Uso potrebbero appartenere a una civiltà sottomarina, non per forza Atlantidea? Assolutamente sì. E assolutamente potrebbero anche essere una civiltà non aliena. Potrebbe benissimo essere una civiltà che vive lì da sempre o che per ragioni a noi sconosciute si è dovuta spostare dalla superficie nei fondali marini, e ovviamente questo implicherebbe avere una tecnologia veramente molto, ma molto, ma molto avanzata, al di là di ogni aspettativa e pretesa umana, perché una cosa è vivere in un ambiente estremo come quello sottomarino, con costruzioni anche avanzate a livello umano, per più di 30-40 anni senza morire, perché le strutture sottomarine come le concepiamo noi ovviamente hanno una durata in decenni veramente bassa, si deteriorano, e con tutta la, diciamo, tutta la buona volontà nel cercare di mantenerle attive, non hanno comunque una lunga vita. Quindi per poterlo fare nei millenni eccetera, necessita delle tecnologie estremamente evolute, al di là della nostra comprensione. Però, secondo me sì, sono delle cose abbastanza plausibili. Vi ricordo a tutti quanti di non dimenticarvi, prima di chiudere, di mettere like. Se volete condividere eventualmente il tutto, mi farebbe molto piacere. Chiedo a coloro che avevano scritto delle domande dopo che avevo dato l'out per non fare altre domande, di ripubblicarmene cortesemente sotto al video, che io stasera stesso, appena finisco di cenare, mi metterò qui e risponderò alle vostre domande. Buona cena a tutti, grazie di essere stati qui con noi, vi abbraccio, una buona serata e a domani con la prossima live. Ciao a tutti!